L'ottimismo serve o non serve? Che cos'è l'ottimismo tossico? Ed è qualcosa che è veramente tossico? Va evitato o non va evitato? Oggi voglio parlarvi un po' di questa cosa che ho visto su un profilo, in cui in realtà non voglio farvi il nome, ma in realtà è una cosa abbastanza ricorrente. Mi hanno mandato questo video di una persona che parlava di in realtà l'ottimismo non serve, è inutile parlare di ottimismo quando ci sono i bambini che muoiono di fame, ci sono le guerre, eccetera, eccetera. È vero, noi siamo privilegiati, ma ottimismo, 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 ma vallo dire ai bambini là. E in realtà questa cosa mi ha fatto riflettere. Io ho letto più volte libri proprio sull'ottimismo e in realtà volevo condividere con voi un po' questo mio pensiero. Prima di tutto anche sto provando un nuovo microfono, è un microfono wireless in realtà che ho comprato, fatemi sapere come si sente, adesso l'ho messo in modalità riduzione del rumore, quindi dovrebbe sentirsi un po' meglio, un po' peggio, fatemi sapere nei commenti se vi piace e adesso tra un minuto lo rimetto in modalità normale e ditemi quale modalità vi piace di più. Come va vissuta la vita? Va vissuta con ottimismo, con realismo o con pessimismo? Allora, secondo me la vita non va vissuta in nessuno dei tre modi, nel senso che sono un po' delle etichette che noi diamo, è un po' una cosa che ci creiamo nella nostra testa, è una narrativa che noi creiamo, ma chi siamo noi per dare e per giudicare la creazione o questo mondo e dire quello è bello, quello è brutto, questo è cattivo, questo è buono, eccetera, eccetera. In realtà questo puoi dire questo è ottimo o questo è negativo, questo è positivo, questo è negativo, solo quando lo paragoni a qualcosa. Positivo in base a cosa? Negativo in base a cosa? Quindi in realtà il livello di paragone dipende da tanti fattori, dalla situazione sociale, dal tempo, dalla geografia, da ogni persona o anche semplicemente dal condizionamento soggettivo che ognuno ha nella propria vita. Ecco, adesso l'ho rimesso normale. E se noi diciamo, ecco, non si può essere ottimisti perché? Perché a tutti i costi non bisogna essere ottimisti, ottimisti, ottimisti per forza, perché dillo ai bambini che muoiono in guerra. Allora, partendo dal presupposto che ovviamente sono cose orribili e quindi oggettivamente si spera che queste persone vivano comunque nel migliore dei modi per quanto possono e ovviamente non si cerca di portare a risultati simili, si cerca di migliorare sempre come razza umana, come esseri umani, ma in generale dire che la vita sbaglia o non vale la pena essere vissuta o non vale la pena di essere felici indipendentemente da tutto e dalle carte che ti vengono date a inizio vita, è un po' arrogante. Partiamo dal presupposto che, dato che noi non sappiamo niente della vita, non siamo niente in questo grande cosmo, la vita non sbaglia. Siamo noi che la interpretiamo in modi sbagliati o comunque in modi giusti o diamo noi un'etichetta che è solo in base a quello che pensiamo noi. Tant'è che neanche ogni persona la vede in modo uguale, ma chiedi a una persona e vive un'esperienza in modo positivo, la chiedi a un'altra, la stessa esperienza magari per vari motivi la vive in modo completamente opposto. Quindi è anche una cosa molto soggettiva. Quindi addirittura anche all'interno della nostra razza ognuno la pensa in modo diverso, quindi l'oggettivo proprio è ridicolo. E non penso che la vita non valga la pena di essere vissuta solamente paragonato al nostro standard di vita. Non penso che se è più basso in base a quello di cui siamo abituati noi, una vita non vada vissuta o non valga la pena che sia vissuta. Certo, ci dispiace tantissimo per queste persone e si cerca di migliorare, di aiutarli nel migliore dei modi per uscire da questa modalità di sopravvivenza, perché essere in sopravvivenza non è il massimo. Ci siamo stati per tutta la storia dell'uomo e finalmente è un po' una parte in cui alcuni paesi, non tutti, sono un po' usciti da questa cosa, finalmente, ma non vuol dire che non si possa essere felici soprattutto paragonato a noi, anche perché ogni cosa paragonata a qualcuno in realtà assume un significato. Per noi, magari noi a un certo punto diciamo wow, guarda, quello lì è nato nella famiglia reale inglese, ha tutto nella vita, che fortunato, la mia vita fa schifo a confronto. E invece magari quello nella famiglia reale dice guarda, sono tutti liberi e io invece la mia vita fa schifo a confronto perché sono obbligato a stare in questa famiglia e a fare tutte queste cose che uno deve fare. Allo stesso tempo pensiamo guarda, poveretto quel bambino là che deve passare tutta la vita in sofferenza, magari a guadagnarsi il cibo nella sua tribù. Allo stesso tempo invece quel bambino magari pensa wow, guarda quelli lì quante storie si fanno nella loro testa, magari nella sua testa
e lui è felice, magari ha le sue piccole cose, le sue cose, ovviamente magari per sopravvivenza farà una vita un po' più brutta da un nostro punto di vista, magari un po' più breve, per malattie o cose varie se non può permetterselo, però allo stesso tempo magari nella sua testa non vuol dire che lui non possa essere felice o contento, e magari siamo noi che dobbiamo prendere 150.000 antidepressivi perché pancia vuota, come disse una volta una persona, pancia vuota un problema, pancia piena 1000 problemi. Quindi a volte magari siamo noi che ci reticolizziamo in base a queste cose, giudicando la vita altrui e pensando, ecco, qualcuno sta male, qualcuno sta bene, eccetera. Lo mettiamo sempre correlato in base a noi. Anche perché se la mettiamo da questo punto di vista, scusa, allora le persone che sono vissute fino adesso, che erano tutte in sopravvivenza, non valeva la pena aver vissuto fino adesso? Le persone che hanno vissuto fino adesso per portarci a migliorare fino adesso dove siamo ora, erano tutte vite che non valeva la pena essere vissute? No. Le formiche o tutti quei piccoli animali che vengono schiacciati ogni giorno perché purtroppo sono nati piccoli, hanno questo peccato di essere nati piccoli, quindi la loro vita non vale la pena essere vissuta? Assolutamente no. È vero, noi siamo privilegiati da quel punto di vista che non abbiamo da pensare troppo alla nostra sopravvivenza e aiutiamo il più possibile le persone che sono ancora in quella situazione, ma non possiamo giudicare o pensare che quelle persone non possano allo stesso tempo affrontare con le carte che hanno la vita nel migliore dei modi. Non siamo nessuno nel grande schema delle cose per giudicare. E questa non è arroganza e non è nemmeno ottimismo o pessimismo. È semplicemente dire si fa quello che si può con quello che si ha. Spesso sono anzi esistenze migliori di quello che pensiamo e magari anche migliori delle nostre da un punto di vista di vita, proprio di vita e non di situazione di vita. E se uno deve scegliere, adesso dimmi se vedere le cose in modo ottimista non è la scelta più intelligente per vivere. Io non ti dico di per forza essere ottimista, di avere un ottimismo tossico, che per forza devi inculcarti nel cervello che quella cosa che hai appena vista, nonostante sia brutta o una cosa negativa o un crimine o una cosa orribile, deve per forza essere bella. No, sto solo dicendo che ognuno di noi, dentro di noi, la nostra realtà, la nostra esperienza di vita è interiore, parte da dentro. Quello che vediamo, noi abbiamo una reazione, una risposta data da un pensiero, quel pensiero ci crea delle emozioni, quelle emozioni creano un agire in un certo modo, quell'agire porta dei risultati. Se noi continuamente abbiamo un modo di pensare pessimista, i nostri pensieri saranno negativi, quindi ci avveleniamo quasi dentro da soli, ci autosabotiamo, creando delle emozioni negative che letteralmente a livello fisico e chimico ci fanno del male, creando quindi delle azioni negative che poi non portano a nessun risultato o risultati negativi. Se invece quella cosa, in qualche modo, perché alla fine qualsiasi esperienza la puoi vedere da entrambe le facce, qualsiasi esperienza, e anche se è proprio tanto brutta, comunque in qualche modo un qualcosa per cui essere grato, un modo di rispondere con flessibilità nel migliore dei modi, puoi trovarlo per qualsiasi cosa. E non vuol dire negare la verità. La verità non esiste, è come noi vediamo quella cosa che cambia la nostra esperienza di quella cosa, come noi rispondiamo a quella cosa. E rispondere a quella cosa in modo ottimista è il modo più intelligente di vivere. Perché? Non solo perché è più utile a te stesso, perché hai pensieri positivi e quindi ti crei un'emozione positiva e stando bene crei delle azioni positive che portano a risultati positivi, ma portando positività sei anche più utile agli altri. E non vuol dire tossicamente dire no, rinuncio a tutte le cose negative e voglio solo vedere il positivo. No, vuol dire vedere le cose come stanno, ma dentro di te rispondere nel modo più giusto per farti star bene. Che attenzione, non significa per forza rispondere sempre in modo positivo o dover per forza sempre star bene. Spesso si può, anche se c'è quel distacco, quella consapevolezza tale da poter entrare anche nelle altre emozioni, perché a volte sono utili, e comunque rimanerne consapevolmente un po' fuori, senza entrare nel casino, ma vederlo da fuori, spesso può essere anche utile. Quindi a volte magari la risposta migliore può essere invece magari un altro tipo di emozione, un altro tipo di pensiero, dipende, non è per forza sempre positività, però in generale è
diciamo, la scelta migliore quando si vuole stare bene, quindi essere nella versione migliore di sé, quindi nello stato migliore in cui si possono fare azioni migliori. Però bisogna avere flessibilità. È come dire, ho un coltello in mano, posso scegliere se farmi del male con lo stesso attrezzo, fare del male a qualcun altro, oppure utilizzarlo per fare delle cose incredibili, per tagliare la carne, non so, per fare dell'arte, per fare cose incredibili, è uno strumento che può essere utilissimo. Ed è un po' scegliere, ok, io ho in mano questo strumento, posso farmi del male, posso fargli del male, o posso scegliere di fare questo. Quello che io dico è, il modo più intelligente di vivere, di utilizzare questo strumento che è la mente e il corpo, è di imparare a usarlo nel modo corretto per far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. Quindi creare un po' una chimica di ottimismo è il modo migliore, anche perché ci sono studi, tantissimi libri che parlano del fatto che, comunque anche io adesso lo sto studiando, quando vi parlo nei miei video di manifestazione, di meditazione, di yoga, di pranayama, di respirazioni, tutto ciò alla fine dei conti serve solamente per cosa? Per attivare il nostro sistema nervoso parasimpatico e farci stare in una situazione in cui il nostro corpo è rilassato, senza traumi, in modalità di crescita. Perché? Perché in quel bene, in quello stare bene, il nostro modo di fare è bene e il nostro modo di avere quindi diventa bene. Se invece noi ci concentriamo al contrario sul prima il fare, in modo tale da avere qualcosa e poi stare bene, è un disastro perché siamo schiavi di quello che facciamo. Se invece impariamo prima a stare bene, quindi con esercizi, pratica, imparare a diventare maestri di come noi rispondiamo consciamente, con corpo, mente, emozioni, energie, impariamo a stare bene, a attivare questo sistema nervoso parasimpatico e a stare proprio in relax, quindi in una situazione senza paura, senza stress, facciamo uscire la versione migliore di noi e stiamo anche bene. E quindi le nostre azioni dal bene partono delle azioni da abbondanza che quindi porteranno all'avere, quindi a dei risultati così. Quindi in realtà anche a livello oggettivo e concreto è la cosa che ci conviene di più. Quindi non è questione di giusto o sbagliato, ottimista o non pessimista, è sbagliato l'ottimismo tossico, quindi il per forza partire dalla conseguenza e dire no, questa cosa è brutta, ma è bella, ma comunque festeggiamo. No, questa cosa è brutta e qual è la cosa migliore che possiamo fare per far sì che questa cosa sia meno brutta? Questo è. Quindi è un po' vedere le cose come stanno, con chiarezza, utilizzare i nostri filtri non per vederlo in modo bello, brutto o sbagliato, ma utilizzarlo come uno specchio, quindi di vedere esattamente le cose come stanno, in modo tale che possiamo scegliere consciamente di rispondere nel migliore dei modi. E tendenzialmente il modo migliore di rispondere è in modo positivo, quindi cercando la migliore soluzione per quella cosa. Ma farla vittima, creare dramma, creare ego, vedere le cose con negatività, molto spesso non porta a nessun risultato, quindi molto spesso l'ottimismo è un po' la scelta più giusta. Ecco qua ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, spero che questo video sia piaciuto, se avete qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti oppure in privato su Instagram, ditemi cosa ne pensate del microfono e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!